Allora, da quando ho aperto il canale, anche se facevo e faccio numeri molto piccoli, ho sempre ricevuto da voi in privato alcune richieste, alcune domande su vari argomenti. Allora, visto che adesso i contenuti sono pochi, ho deciso di raccogliere, raggruppare quelle più interessanti e di fare il mio primo video Q&A, o come a me piace chiamarlo, 1001 domande e risposte. E anziché farlo chiuso in casa davanti alla scrivania, mi sono detto: facciamo due passi nel boschetto dietro a casa, che mi sembra una cosa un po' più carina rispetto a stare appunto chiuso in casa. Valerio Francesco chiede: secondo te, che l'hai provato, l'utilizzo da 300 è utile come allenamento per la 600 o 1000? Dipende dalle piste in cui vai. Se vai nei cartodromi è utile, sì, ma come allenamento fisico, perché se parliamo di tecnica guida pura, rispetto al 1000 e anche al 600 è molto diverso la guida, perché è una guida da far scorrere, lanciarla dentro, frenare poco e non hai quella potenza da gestire, quindi praticamente il gas è tutto aperto, tutto chiuso e non è propedeutico affatto alla guida del 1000, quindi è utile perché piuttosto di stare fermo, stai in movimento, fai allenamento fisico, sì, ma proprio come tecnica di guida, frenata, acceleratore, se vai in piste come Cremona, Varano, no, non è utile. Già Castelletto è un po' più la sua dimensione, è un po' più utile, però anche a detta dei piloti con cui ho avuto a che fare, ho chiesto, anche loro sono di questo parere qua, sì, come allenamento fisico, come guida, come allenamento della tecnica di guida, ni. E boh. Bikes for Eddie chiede: che lavoro fai? Allora, io faccio l'idraulico e il mondo dell'idraulica è vastissimo. Diciamo che io non sono capace a fare nulla per quanto riguarda rubinetti, lavandini, sifoni, ma mi occupo più di impiantistica, centrali termiche, assistenza tecnica, di queste cose qua, insomma. Zigiotto Alessio chiede: i cavo 1000 hanno il cambio delicato? Allora, per la mia esperienza ti posso dire, sulla mia moto ancora no, però da quando ho iniziato a correre insieme a Pedercini, che ovviamente è uno dei migliori per quanto riguarda il discorso Kawasaki, diciamo che nel box in questi anni è passato più di qualcuno con il cambio in mano del Cava, che per fortuna che avendo il cambio estraibile non è un lavoro così esoso. Poi Luca Grazio 85 chiede: hai mai considerato monomarca tipo R7 Cup come opzione per correre tutta la stagione intera, o è già troppo impegnativo? O alcuni sono già troppo impegnativi, vedi RS60? Allora sì, l'ho considerato assolutamente, soprattutto per quest'anno, per ridurre un pochino i costi, soprattutto di gomme più che altro, perché il campionato comunque costa. E a livello di impegnativo, se intendi come competitività, anche l'R7K quest'anno non scherza, e ho visto un paio di nomi che sono belli tosti. L'R660 sì, nel contesto CIV, ma l'R7 CIV anche quest'anno è impegnativo sicuramente, però secondo me a livello di gestione per un amatore, soprattutto per quanto riguarda le gomme benzina, può essere una soluzione ai costi esorbitanti di anno in anno che ha il 1000, ecco. Quindi l'ho considerato, però non è andato in porto nulla, perché banalmente non sono riuscito a vendere il mio Ninja e quindi continuo con la moto che ho. Però se fosse andato in porto avrei fatto uno dei due, certo. E infatti altre domande è: tu quest'anno che farai? In tanti mi avete chiesto cosa farò quest'anno, ancora ad oggi che è febbraio non lo so, non c'è nulla di deciso, nulla di sicuro, semplicemente perché non ho un budget per fare alcun campionato intero e quindi ho deciso di destinare quello che ho, quel poco che ho, per fare solo dei test e delle prove libere, e sto parlando con qualcuno che mi vuole dare la possibilità di fare qualche gara o qualche wildcard o addirittura un campionato intero, ma non dico ancora nulla perché, non essendo nulla di scritto, nulla di deciso, non posso dare nessuna conferma, ecco. Quindi se mi vedrete alla via di qualche gara è perché mi hanno gentilmente concesso la possibilità di raccontarlo, però ad oggi non lo so, ecco. Altri mi avete chiesto come va questa Kawasaki 1000 rispetto ad altre moto, e
Allora, partendo dal fatto che io altre moto non le ho provate, se non una volta solo per una giornata intera a Cervesina, la prima RSV4 1100 Factory, ti posso dire che Kawasaki ha sì un anteriore molto bello, però ci vuole una guida molto fisica, bisogna farla girare col freno praticamente. Poca percorrenza ma tanto spigolare come tipologia di moto, e rispetto ad altre moto secondo me è un po' più macchinosa o vecchio stile tra virgolette, nel senso che io vedendo in pista, confrontando in pista con altri, con l'R1, quelle diciamo 2020 o le nuove BMW, secondo me loro hanno un bel po' meno di fatica, sono più maneggevoli, diciamo così. Il motore comunque può dire ancora la sua. L'anno scorso, che era un po' più fresco, i miei 300 all'ora al Mugello li ho fatti, però quando ho provato l'RSV4 mi ricordo, Kawasaki ancora non ce l'avevo in mano, l'Aprilia l'ho sentita facile subito ad andare forte, però non l'ho presa perché prima non ci stavo proprio fisicamente su, era una moto molto compatta, corta, e poi il prezzo costava tantissimo. Però da quello che mi dicono è più complicata da cucirsi addosso come setting. Invece Kawasaki, una volta che l'hai capita bene o male, puoi già andare abbastanza bene, abbastanza forte, poi il di più ce lo devi mettere tu come capacità, e in quello io diciamo faccio un po' più di fatica, soprattutto quando avevo le Dunlop facevo molta fatica, però me la sento di consigliare perché comunque come affidabilità per il momento non posso dire niente. Ho fatto 3 anni di gare, 7000 km, ho avuto solo una sfiga con un relè pompa benzina e basta, cioè non ha mai niente con la moto. In tanti mi avete chiesto, mi avete fatto i complimenti del nuovo format sulle interviste e se potessi andare avanti. Sì, l'idea è assolutamente quella. Tenete conto che da prima di Natale, oltre a Del Bianco, Vitali e Gamarino, sono in contatto con altri piloti, solo che mettere insieme i miei impegni, i loro, dei piloti, con i test invernali, gli sponsor, distanze, perché non tutti sono vicini dove abito io, quindi bisogna regolarsi, è un po' difficile, e poi ne vedrete altri video. Ecco. Giovanni Solinas, secondo te oggi i 125 dei tempi, Aprilia, Cagiva, Honda, si possono prendere in considerazione per un utilizzo pistaiolo? Senza dubbio sì, anche se io non li ho mai avuti, o meglio, ho avuto un 125 dei tempi col motore dell'RS, ma su un motardino, l'MX 125 dell'Aprilia, e secondo me sì, sono molto divertenti. Ci sono anche i contenitori per fare le gare con quelle motoline, il Civ Classic, quindi perché no? IM Zucco 90, Bautista è contro Imola per diversi piloti tra i circuiti preferiti, tu che ne pensi? Allora, io ho avuto la pazzia e la fortuna di girarci l'anno scorso ad agosto con la 400, e da amatore ti dico che è una pista sì, bellissima, sicuramente, molto caratteristica. Anche solo il paddock, quando vai lì si respira un'aria di storia motoristica incredibile, e dentro, quando ci ho girato dentro, ho detto cacchio che pista, però mi sono detto se avessi il 1000 qua dentro diciamo che sarebbe molto impegnativo, e mi sono immaginato dentro in gara e cavolo, fare dei sorpassi lì ci vuole veramente il pelo, e veramente bisogna sapere quello che si fa, ed è anche per quello il motivo per il quale i trofei amatoriali non ci girano più lì dentro, perché secondo me 30 amatori lì al primo giro insomma non è così facile. Poi come pista bellissima, avessi la possibilità di fare una gara con 1000 la farei senza dubbio, ma diciamo che ci darei molto del lei, molto più che in altre piste, perché non è la stessa cosa che girare a Misano a Mugello, ecco. Questo si sente, si avverte, però sì, veramente una pista della Madonna. Fabietto GSXR, cosa consiglio, cosa pensi sia da fare per un amatore che comincia ad andare veloce? Praticamente intende come un amatore si può avvicinare alle prime gare nonostante i vari costi, budget, eccetera eccetera.
quello che ti posso dire è che io l'ho fatto e allora, inizialmente pensavo di non potercela fare. Ho detto no, le gare costano troppo, eccetera, eccetera. Poi tirando la cinghia, facendo i sacrifici, eccetera, eccetera, ce l'ho fatta e lo rifarei. Però non si può negare che più che trofeo amatori sta diventando sempre di più un trofeo italiano imprenditori, perché certi costi, certe cose non sono per tutti. E al nostro livello più chilometri fai, più gomme consumi, riesci a consumare e più vinci. Non c'è niente da dire. Non è come, secondo me, questa cosa qui c'è molto di più al nostro livello che non al CIV. Perché io ho provato a fare il primo anno da solo, che non sono capace di regolarmi nulla. Facevo solo sabato e domenica addirittura, neanche il venerdì le prime volte. Ma farlo così non ha senso, è veramente un buttare via soldi. Piuttosto è meglio andare al Montestate, che è un contesto ancora più amatoriale, le piste soprattutto sono più semplici, sono più facili da imparare, sono più corte, quindi consumi meno gomme, eccetera eccetera. Poi Manu Berni 15, è difficile toccare il gomito? Se me lo chiedi a me ti dico di sì, perché io non l'ho mai toccato, forse una volta l'ho pelato un attimino a Modena, ma non so dirti, per me è difficilissimo. Non che io lo cerchi, io cerco di andare solo più forte possibile per quello che mi riesce. Sempre Manu Berni, ciao Sgari, quanto conta la famiglia accanto a te? Ecco, questa è una bellissima domanda, perché la famiglia conta tantissimo, è importantissima. Io vengo da una famiglia dove la moto non si sa cosa sia e non so nemmeno io da dove è iniziata la mia passione, quindi non ti so dire il motivo, ma pur non avendo mai avuto nessun ostacolo, diciamo così, se non all'inizio, che hanno cercato di farmi cambiare idea perché vedevano la moto come qualcosa di pericoloso, non mi hanno neanche appoggiato, diciamo che hanno avuto una posizione abbastanza neutrale, quindi tutto quello che ho costruito, diciamo, in questi anni l'ho costruito da solo, senza aiuti, ma senza nemmeno ostacoli. Se avessi avuto degli ostacoli, diciamo che avrei fatto molto più fatica di quello che non ho fatto. E adesso che ho una mia famiglia, che sono sposato e ho dei figli, è importantissimo uguale, perché se non capiscono, se non comprendono quello che uno ha bisogno, necessità di fare, io ho proprio bisogno, necessità psicologica e fisica di andare in moto, di fare le gare, le competizioni, sarebbe molto difficile. Ho degli amici, comunque dei conoscenti, che quando si sposano e hanno dei figli gli mettono dei paletti, una croce sopra la moto, perché sono obbligati, quasi imposti, e io sono fortunato, questa imposizione non ce l'ho, anzi devo dire che nei miei figli e da mia moglie ho anche un appoggio e sono fortunato in questo, quindi riesco a fare quello che faccio perché ho del sostegno, altrimenti non è fattibile andare avanti con quello che sto facendo, perché comunque fare le gare non è fare il giretto la domenica, non è le prove libere. Le gare vogliono dire sacrifici economici e di tempo per gli allenamenti, almeno 2 volte a settimana, più magari qualche test quando si riesce, o stare via 4 giorni a settimana quando si hanno le gare, quindi la famiglia è fondamentale. Questo primo Q&A è finito e speriamo di vederci a un prossimo video un po' più interessante.